Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, di Baselab, Abiogen Pharma SPA, ultimo aggiornamento, 18 marzo 2022. Cos'ha di Baselab? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere di Baselab durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha di Baselab? Di Baselab ha un farmaco a base del principio attivo colecalciferolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Abiogen Pharma SPA. Di Baselab può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Di Baselab 1000 UI, 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Abiogen Pharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo colecalciferolo. Gruppo terapeutico: vitamine D. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni: prevenzione dell'ipovitaminosi D per condizioni che comportano un'insufficiente produzione cutanea e un aumentato fabbisogno di vitamina D. Di Baselab ha indicato negli adolescenti di età superiore a 12 anni e negli adulti. Posologia. Sono consigliabili cicli di assunzione di 3 mesi. Si riportano di seguito le condizioni di rischio che comportano un'insufficiente produzione cutanea e un aumentato fabbisogno di vitamina D. Scarsa esposizione solare, esempio soggetti istituzionalizzati e, in ogni caso, se l'esposizione solare è insufficiente oppure inefficace, i.e. uso di filtri e schermi solari, periodo invernale. Intensa pigmentazione cutanea. Regimi alimentari particolari, poveri di calcio, vegetariani, privi di lattosio, eccetera. Gravidanza, ultimo trimestre, e allattamento. Adulti, 1 capsula al giorno. Gravidanza, ultimo trimestre, e allattamento. 1 capsula ogni 2 giorni, corrispondente ad una dose giornaliera di 500 IU. Popolazione pediatrica. Di Baselab non ha idoneo per bambini di età compresa tra 0 e 12 anni. Adolescenti, 12 anni. 1 capsula ogni 2 giorni, corrispondente ad una dose giornaliera di 500 IU. Compromissione renale. In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata, non ha necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Il colecalciferolo non deve essere somministrato a pazienti con grave compromissione renale. Modo di somministrazione. Si raccomanda di assumere di Baselab durante i pasti, vedere paragrafo 5, 2. La capsula deve essere ingerita intera. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipercalcemia, ipercalcinuria. Calcolosi renale, nefrolitiasi, nefrocalcinosi. Insufficienza renale grave, vedere paragrafo 4, 4. Ipervitaminosi D. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Assunzioni prolungate. In questo caso il medico potrà valutare la necessità di monitorare il livello sierico di 25, idrossicolecalciferolo. Qualora il livello sierico di 25, idrossicolecalciferolo, supera 600 Ng/ml, pari a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale e altri glicosidi cardiaci, la somministrazione orale di calcio combinato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere di Baselab durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere di Baselab durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Quando necessario la vitamina D può essere assunta durante la gravidanza. Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza durante i primi 6 mesi in quanto può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. In ogni caso, per la guida di veicoli o l'uso di macchinari, si deve tenere conto che come effetto indesiderato del trattamento con di Baselab si può manifestare sonnolenza, sebbene raramente.
Effetti indesiderati. Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, il colecalciferolo è ben tollerato, grazie anche alla capacità dell'organismo di accumularlo nei tessuti adiposi e muscolari, vedere paragrafo 5.2. Sulla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio acuto o cronico di vitamina D può causare ipercalcemia. Interrompere l'assunzione di Dibaselab quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl, 2,65 mol/L, o se la calciuria supera 300 mg/24H negli adulti o 4,6 mg/kg/d nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come ipercalcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione, disidratazione. Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare degli organi, come risultato dell'ipercalcemia. Sovradosaggio in gravidanza. Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Trattamento in caso di sovradosaggio. Interrompere l'assunzione di Dibaselab e procedere alla reidratazione. È possibile somministrare diuretici dell'ANSA, esempio furosemide, se non controindicati, al fine di assicurare un'adeguata diuresi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vitamina D analoghi, colecalciferolo. Codice ATC. A11CC05. La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l'assorbimento intestinale di calcio, l'incorporazione del calcio nell'osteoide ed proprietà farmacocinetiche. Come per le altre vitamine liposolubili, l'assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi. Il colecalciferolo, vitamina D3, ha presente nel circolo ematico, dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nell'animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l'uso terapeutico nell'uomo. Negli studi di elenco degli eccipienti: capsula, gelatina, titanio biossido, E171. Banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido, E171, ossido di ferro, E172. Contenuto della capsula: olio di oliva raffinato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.